Bene ragazzi, oggi parliamo della filosofia della storia in Hegel. Ti piace la concezione hegeliana della storia, Sophie? È la piccola Sophie, la nostra mascotte, è un po' stanca, deve andare a letto, vero? È vero che ti stai addormentando, piccola Sophie? Eh? Va bene, allora la facciamo andare a letto, quindi a lei piace essere lanciata, fare un bel salto, quindi la lanciamo. Parliamo quindi della filosofia della storia. Abbiamo visto che siamo all'interno dello spirito oggettivo, no? L'antitesi, la seconda parte della filosofia dello spirito di Hegel. Anzi, abbiamo visto già, ricordate la lezione precedente, che siamo al culmine dello spirito oggettivo. Il culmine dello spirito oggettivo, lo spirito che si realizza nelle istituzioni, lo spirito che vuole fini pratici, vuole fini concreti, è lo Stato. Lo Stato, sostanza etica, lo Stato è il momento più alto dell'eticità, d'accordo? L'abbiamo visto la scorsa volta. Hegel pensa, ricordate ad esempio il conflitto tra le autocoscienze, no? La dialettica servo-padrone, che nella storia vi siano sempre conflitti, cioè la storia non è pacifica, la storia non può essere esente da guerre, da stermini, dal male e così via, ma è sempre scontro tra qualcuno che vince e qualcuno che perde, anche se chi vince non resterà per sempre e in maniera duratura nella posizione del dominatore. Queste idee naturalmente passeranno anche in Marx, nel marxismo proprio, cioè l'idea che la storia è scontro, è conflitto tra interessi diversi, ma come vedremo in Marx la storia è scontro, è lotta di classe, è lotta tra diverse classi economiche. Invece Hegel più tradizionalmente non mette tanto in evidenza la causalità economica della storia. Per lui la storia ha una causalità ideale, idealistica. La storia è pur sempre, come tutto il resto, uno svilupparsi dello spirito, no? Come nello spirito, nelle altre fasi dello spirito oggettivo, ma come dovunque. Quindi lo spirito è la ragione intrinseca alla realtà, allo spirito infinito che realizza la storia. Comunque la storia nasce dalla dialettica, nasce dallo scontro tra stati, tra popoli. La storia è il dispiegarsi della ragione lungo una linea temporale. Immaginate che questa sia una linea temporale, no? Qui abbiamo, non lo so, il, il 1000 avanti Cristo, d'accordo? Scusate, cambio pennarello. Il 1000 avanti Cristo, d'accordo? Poi abbiamo il 1000 d.C., il 1700 e così via, cioè ci sono varie tappe della storia in una linea temporale, no? Quindi che cos'è la storia? La storia non è altro che il dipanarsi, il dispiegarsi, lo svilupparsi dello spirito nel tempo, d'accordo? È sempre lo stesso spirito, lo spirito infinito, che si dispiega anche in tutte le altre espressioni della realtà, che realtà in fondo si identifica la realtà con lo spirito stesso. Ad esempio, come lo spirito si sviluppa nello spazio, nella natura, così nella storia lo spirito si sviluppa nel tempo. Hegel preferisce il tempo, d'accordo? E ricordate che non ha alcuna simpatia per la natura, ricordate che secondo Hegel lo spirito si autorealizza, lo spirito si manifesta nella natura, ve lo ricordate, fino ad un certo punto, o meglio, si manifesta nella natura per modo di dire, ve lo ricordate, in maniera soltanto superficiale si dispiega lo spirito nella natura, non in profondità, tant'è vero che tra le varie tappe della dialettica della natura non vi è alcun miglioramento, non vi è alcun progresso. E abbiamo visto che questa è un'aporia, è un problema della filosofia di Hegel. A Hegel non piace la natura, piace molto la storia,
come piacerà a Marx, che prende moltissimo da Hegel, il metodo dialettico in particolare, ma anche alcuni aspetti proprio della metodologia con cui Hegel interpreta la storia. Quindi attenzione, lo spirito è sempre uno. Non è che nel 1000 avanti Cristo, nel 1000 d.C., nel 1700 d.C. Lo spirito davvero si divida, d'accordo? Ci sono più spiriti. Lo spirito è uno, quindi è come un filo, no? Sapete quando voi trovate un filo raggomitolato? Che cosa fate? Lo potete sciogliere, lo potete stendere man mano, no? Prendete il gomitolo e pian piano riducete il filo di questo gomitolo ad una linea retta, d'accordo? Lo tirate fuori, fate sì che dal gomitolo questo spago che prima era attorcigliato su se stesso, questo spago diventi lineare. Ecco, questa è un po' l'azione dello spirito nel tempo, nella storia. Lo spirito è uno, quindi comunque la categoria di unità non viene messa in discussione. Lo spirito è uno, è l'uno tutto, però lo spirito dà luogo a varie figurazioni, a varie tappe dialettiche man mano che il tempo procede, d'accordo? Come sapete dalla dialettica, ogni tappa dialettica, per esempio, prendiamo questa, è un precorrimento, è un'anticipazione di qualcosa che viene dopo, che è un superamento di ciò che viene prima. Ecco, possiamo in qualche modo rappresentare l'azione dialettica nel tempo, nella storia in questo modo. La categoria di unità è fondamentale. Però l'unità, cioè un unico spirito infinito, si dipana nel tempo dando luogo a provvisorie manifestazioni, a eventi storici a personaggi, popoli, imperi, insomma, che poi verranno superati da altri eventi storici, da altri personaggi, da altri popoli dominanti, eccetera. Tuttavia, attenzione, ogni evento nella storia è fondamentale, già dovremmo saperlo se abbiamo capito in cosa consiste la dialettica, d'accordo? Perché ogni evento storico è sempre un superamento della tappa dialettica precedente, di un'epoca storica, di un evento storico precedente, che è stato il suo precorrimento, d'accordo? Quindi questo fa sì, no? Questa visione dello spirito che si dipana nel tempo, fa sì che lo spirito sia unico, ma che lo spirito, in qualche modo, dipanandosi in questo modo, secondo le leggi stesse della dialettica, fa sì che ogni evento storico sia importante. Ricordate, proprio nel funzionamento della dialettica è così. Ogni evento, ogni tappa dialettica è importante, altrimenti non ci sarebbero quelle successive. Ogni evento storico ha tolto e conservato, superato, ha inglobato dentro di sé tutte le tappe storiche precedenti, quindi non c'è nulla che non sia importante, d'accordo? Qualunque evento storico è importante, anche quello diciamo più negativo, anche quello che sembra minimale, perché viene poi tolto e conservato da ciò che viene dopo e quindi è sempre un precorrimento di ciò che viene dopo, d'accordo? Quindi ogni evento storico successivo è un superamento, un inglobare, un togliere e conservare, un superare tutti gli eventi storici precedenti che cessano di esistere in quanto tali, però comunque vengono mantenuti no, in un certo modo, ricordate, tolti e conservati nell'evento storico successivo e quindi hanno comunque, anche se spariscono gli eventi storici precedenti, hanno contribuito a far sì che l'evento storico successivo avvenga in un modo piuttosto che in un altro, d'accordo? In questo modo, attenzione, questo che sto dicendo per la storia civile, vale anche per tutte le storie settoriali, per la storia della filosofia, per la storia della religione, per la storia dell'arte, capite? Quindi qualunque
evento che avvenga nella storia è importante. All'interno dell'unità, perché poi c'è questo spirito infinito che macina tutto, toglie e conserva quello che viene prima, all'interno dell'unità, l'unità dello spirito che si dipana nel tempo diventa sempre più ricca, acquisisce sempre più razionalità, perché ingloba, toglie e conserva gli eventi precedenti. In questo modo, attenzione, Hegel riesce a dare un significato a tutto quello che è venuto prima della storia. Non c'è nulla, questo vale anche appunto per i singoli capitoli della storia della filosofia, della storia dell'arte, della storia della religione e così via, non c'è nulla che non sia importante, non c'è nessun tassello che non sia importante, tutto è decisivo. Quindi vedete, all'interno della storia, la storia praticamente possiamo dire è una catena che ha come anelli tutti gli eventi storici, centinaia, migliaia, eccetera. Questa catena si spezzerebbe se anche il più insignificante degli anelli, degli eventi storici precedenti, non fosse avvenuto, oppure non fosse avvenuto come è avvenuto, cioè il dispiegarsi, il distendersi di questa ragione d'accordo nel tempo. Fate attenzione, questo fonda anche una categoria storiografica peculiare. Hegel in fondo era professore universitario. Amare la storia significa volerla studiare, volerla insegnare, però uno potrebbe pensare, questo vale anche per i capitoli di filosofia, quante volte io stesso l'ho pensato, oppure i miei ragazzi, ci sono tante cose che sono superate, non nel senso hegeliano, sono superate completamente, non hanno un impatto col presente, non hanno un impatto nel presente, sono cose proprio fossilizzate. Perché studiarle? Possiamo saltarle e studiare soltanto alcuni periodi storici, oppure alcuni artisti della storia dell'arte, oppure solo alcuni filosofi della storia della filosofia. Capite bene che dal punto di vista dell'approccio hegeliano alla storia, questo non è possibile, bisogna studiare tutto. Da questo, ovviamente, da questa teoria viene fuori l'idea che sia tutto importante ciò che è nel passato. Guardate che lo stesso Hegel ci ha lasciato degli appunti in cui si interroga la storia della filosofia. Ci sono troppe cose diverse nella storia della filosofia. Quante volte noi l'abbiamo pensato, i nostri studenti lo pensano sempre. Arriva un filosofo, dice una cosa, poi ne arriva un altro, ne dice un'altra. Cioè, si verifica quella che Hegel chiama una filastrocca di opinioni, quasi che appunto la storia o la storia della filosofia o la storia di qualunque materia sia un insieme di ossa, d'accordo, di reperti archeologici che noi possiamo vedere aprendo un cassetto, no? Andando in una teca del museo, ma che in fondo non hanno avuto, o non tutti hanno avuto importanza per il nostro presente. Invece, capite, in base allo storicismo italiano, allo storicismo hegeliano, questo non può essere così. Qualunque evento del passato, qualunque artista della storia dell'arte, qualunque filosofo o epoca filosofica della storia della filosofia hanno un'importanza. Per capire il presente, io devo capire tutte le altre epoche storiche precedenti, perché per quanto conservate, per quanto tolte, sono state anche dialetticamente conservate nel superamento dialettico, rovesciate. Quindi se io voglio capire la storia attuale, nella storia attuale c'è sempre qualcosa dentro della storia passata, anche della storia degli egizi, anche della storia medievale, eccetera, che ha contribuito a creare la storia moderna, certi eventi storici in questo modo. Togli un tassello, togli un capitolo della storia o della storia della filosofia o di qualunque altra forma di storia settoriale, crolla tutto, non si giustifica ciò che viene dopo, d'accordo? Questo ha una ricaduta dialettica significativa, soprattutto per uno come Hegel che insegnava, voleva continuare a essere professore universitario, non nel senso che voleva solo continuare ad avere una carriera, un lavoro, uno stipendio, voleva continuare
a spiegare le cose del passato appassionandosi ad esse, dando loro un senso, e in questo modo lui ci riesce. Qualunque anello, qualunque tappa dialettica dello spirito nel tempo, anche quella che sembra più insignificante nel passato, è stata tolta e conservata, è importante per capire il presente. Questo ha avuto una ricaduta anche didattica, abbiamo visto soprattutto in Italia, dove abbiamo già detto, l'unico paese del mondo in cui la filosofia hegeliana ha dettato legge nel Novecento, mentre tutti gli altri paesi del mondo, compresa la Germania, molti aspetti di Hegel erano stati ormai dimenticati. Attraverso Croce Gentile e il neorealismo italiano si è arrivata a quell'ipertrofia dei manuali, almeno nei decenni scorsi. Adesso i manuali sono tutti semplificati così, però almeno nei decenni scorsi, io ricordo quando ero più piccolo, qualunque manuale di storia della filosofia, di storia dell'arte, di storia, doveva comprendere tutto, d'accordo? Perché la mentalità era quella hegeliana, capite? La mentalità è: non puoi capire il 600 se non hai studiato il 500. Oddio, tu studi il 600 ma non sai quello che è successo nel 500. Uno potrebbe dire: ma che importa? Io comunque studio il 600, capisco il 600, mi può dire qualcosa direttamente a me. E invece secondo Hegel no. Cioè, secondo Hegel, tu non puoi capire il 600 se non hai capito il 500, non puoi capire il 500 se non hai capito il 400 e così via. Non sia mai, ti manca una tappa, si dice no, ma tu devi rifarti. È per questo motivo che in Italia si studia la letteratura inglese partendo dalle origini, dall'inglese medievale, dai primi poemi, così, che erano in realtà l'inglese, quando l'inglese era il danese, d'accordo? E magari non si arriva mai ai nostri giorni, è così la stessa cosa la storia, devi studiare dalle antiche civiltà, i greci, i romani, tutto il medioevo, eccetera, perché secondo la visione hegeliana tutto è importante, non puoi eliminare neanche un capitoletto, perché quello poi influenza tutto ciò che viene dopo, quindi devi studiare tutto in base ad un'esagerazione, un'ipertrofia storiografica, per cui devi sapere tutto proprio dalle origini, e questo spesso non ti fa arrivare magari al XX secolo alle cose più vicine a noi. Adesso sapete qual è? Sapete chi è il colpevole? Il colpevole, ve l'ho detto, è Hegel, capite? Cioè in questo modo Hegel rende importante qualunque tassello, qualunque epoca della storia, così come qualunque artista, qualunque filosofo. Però il problema è che non sarà mai attuale, cioè viene comunque ossificato all'interno di una struttura dialettica ben precisa. Tu, negli altri paesi non è così. In Francia si prende un'opera di Voltaire o un romanzo di Balzac dell'Ottocento, si legge e poi si discute in classe il significato dell'opera di Voltaire, il significato del romanzo di Balzac, anche se tu non hai studiato tutto ciò che viene prima, eccetera. In Italia, oddio se si fa una cosa del genere. Tu che fai? Studi un'opera di Voltaire senza studiare tutto l'illuminismo, gli altri illuministi, il contesto storico, no? Si deve studiare un poeta inglese, devi studiare la storia del periodo, te la fa studiare il professore di inglese, anche se c'è pure il professore di storia. Prima devi fare, prima di studiare Shakespeare, devi studiare tutto quello che viene prima, se no non capisci Shakespeare. Solo in Italia si fa così. Cioè in Francia, in Inghilterra si prende un libro di Voltaire, si prende un passo di Shakespeare, si legge e si inizia a commentare, quello può significare qualcosa. Io posso andare a trovare qualcosa del 600, del 700, dell'800, quella cosa lì mi dice qualcosa direttamente a me, mi parla al presente. Secondo Hegel no, tutto viene valorizzato, capite, ma tutto viene strumentalizzato, ossificato all'interno di centinaia e centinaia di tappe dialettiche, per cui quello che tu studi nell'Ottocento è molto interessante, però per capirlo devi aver studiato il Settecento, perché ciò che studi nell'Ottocento è un superamento, è un miglioramento di ciò che hai studiato nel Settecento, però quello che studi nell'Ottocento non può dirti proprio direttamente qualcosa sul presente, perché poi devi inserirlo all'interno della sua epoca in base a questa linea
trasformazioni dialettiche continue, quindi quello che ho studiato nell'Ottocento sarà poi superato nel Novecento e così via, e il periodo migliore sarà sempre il nostro, cioè che è così. E io non posso trovare qualcosa nel passato che magari considero migliore rispetto a oggi, no. Ma ovviamente per molto tempo il punto definitivo era quello della filosofia hegeliana. Tutto ciò che veniva studiato prima era un precorrimento della filosofia hegeliana o del neohegelismo italiano, nel XX secolo, capito? Studi Cartesio è interessante, ma non puoi dire penso che Cartesio abbia ragione. Cartesio va situato nel 600, era meglio di quello che viene prima, ma sarà peggio di quello che viene dopo. Poi studi il razionalismo, altri, però poi vengono superati dall'empirismo, poi vengono superati da Kant, poi vengono superati da Hegel. Capite qual è il limite di questa visione hegeliana della storia che ha avuto ricadute anche nella didattica? Tutto è importante, però tutto deve essere inserito nel contesto di quel periodo storico passato, resta lì. Ha un valore per quel periodo. Poi viene inevitabilmente superato dal periodo successivo. E se io penso che un'opera di Voltaire nel Settecento invece sia ancora attuale, non lo puoi pensare, perché oggettivamente questa costruzione storica ti dice che l'illuminismo è stato poi superato dal romanticismo, è stato poi superato dall'idealismo, eccetera, eccetera. Spero di essermi spiegato. Si dà un valore a tutto, si deve studiare tutto, tutti i capitoli di un manuale, di una cronologia storica, però tutto ha significato, però ha un significato che è relativo a quel contesto e da quel contesto non si può muovere, non si può attualizzare, ha un significato se è un superamento rispetto a quello che viene subito prima e un precorrimento rispetto a quello che viene subito dopo, d'accordo? Spero di essermi spiegato. Infatti, se voi comprendete la dialettica, prima di tutto tutto avviene attraverso un fine. La storia non avviene a caso, d'accordo, in base a una necessità meccanica, ma tutto avviene attraverso un fine. E ciò che fa muovere la storia verso un fine è la ragione, d'accordo? Vi è un'insita ragione che muove la dialettica, una ragione che agisce nella storia e che fa sì che tutto vada sempre verso un fine. Il fine fa sì che appunto la ragione, come quando abbiamo studiato noi in generale la dialettica, tutto ciò che viene dopo è un superamento, cioè un miglioramento rispetto a ciò che viene prima. La storia va verso un fine, ogni epoca storica è un guadagno, un superamento dialettico di quello che viene prima. In questo modo tutto viene giustificato, capite? Noi non possiamo pensare che ci sia un'epoca storica che sia decadenza rispetto alla precedente, no. Qualunque epoca storica che viene dopo è un togliere e conservare ciò che viene prima, cioè un arricchimento e un continuo miglioramento, vedremo, fino all'epoca di Hegel, dove c'è il punto più alto della storia, lo Stato prussiano che lui giustifica e che è il punto più alto della storia. È l'ultimo capitolo, anche perché lui scrive in quel momento, e quindi è l'ultimo capitolo, capite? Quindi la storia del mondo si svolge secondo un dispiegarsi dello spirito nel tempo, il che significa un dispiegarsi della ragione che fa muovere dialetticamente questo spirito, il dispiegarsi, il dipanarsi dello spirito del tempo. La storia del mondo si svolge secondo un piano razionale che in teologia si chiama teodicea, cioè giustizia di Dio. Ricordate che lo Stato è teofania? Ricordate c'è apparizione di Dio in terra, lo Stato è Dio in terra. Il conflitto tra stati che fa la storia è Dio che realizza una giustizia. Dio appare in terra con lo Stato, poi con lo scontro tra i vari stati realizza una giustizia, una teodicea, una giustizia di Dio. Quindi la storia
va sempre verso il meglio e tutto ciò che avviene è giustificato perché è l'astuzia della ragione. Anche le cose, lo vedremo, il male, le cose apparentemente più accidentali sono assolutamente necessarie, sono negazioni dialettica che porterà a un positivo migliore, d'accordo? Quindi tutti gli eventi storici vengono giustificati, una sorta di giustificazionismo. Tutto ciò che avviene è giustificato perché avviene in base a quella che i cristiani chiamano una provvidenza, d'accordo? Una teodicea. La storia porta sempre all'affermarsi di una giustizia di Dio. Metaforicamente, Dio, naturalmente, per Hegel è lo spirito, la ragione, ma Dio, ricordate, è lo Stato. Quindi se la storia è teodicea, va sempre verso il meglio, quando ci sono gli scontri tra stati, lo Stato che vince è sempre il migliore. Non solo era quello, capite, la storia è deterministica, non esiste la libertà umana, non esiste il caso, determinismo. C'è una lotta tra due stati, una guerra, lo stato che vince doveva vincere, perché qualunque evento storico deve svolgersi in un modo e non in un altro. È già determinato, è già scritto da una sorta di provvidenza. Questa provvidenza, questa teodicea, va verso il meglio, va verso il raggiungimento di un fine. Quindi qualunque guerra fa sì che il vincitore sia giustificato. Doveva essere lui perché fa avanzare verso il meglio la storia. Capite le implicazioni politiche di questa dottrina? Chi vince una guerra, chi domina in un'epoca storica è sempre il migliore, doveva essere lui, è un elemento di progresso, una tappa dialettica che supera le altre e quindi che è razionalmente un arricchimento, un progresso, un miglioramento rispetto alle altre. Tutto ciò che avviene nella storia è giustificato, anche il male. Hegel così può giustificare le guerre, gli stermini, qualunque cosa. Perché tutto è necessario, tutto va per il meglio. Tutto ciò che... Quindi il male, una guerra, uno sterminio di un popolo, per Hegel è pienamente giustificato. Che cos'è nella sua visione storica questo, lo sterminio, una guerra, il male? Avete capito, se avete capito finora Hegel, avete studiato la dialettica, il male, la guerra, uno sterminio è l'antitesi, è il negativo della storia che supera il positivo per poi, capite, questo negativo per poi dar luogo ad un positivo migliore. Quindi è il travaglio che la storia nella triade dialettica deve superare. In questo modo il male o la guerra e qualunque cosa negativa vengono comunque giustificate, stermini di popolo, così via, epidemie, vengono comunque giustificate perché sono l'antitesi, no? Che serve per poi per programmare, per anticipare l'arrivo necessario di un positivo più grande. Quindi tutto è giustificato. Ciò che appare male, momento negativo, anzi è proprio, ricordate l'antitesi, è la molla della dialettica, è ciò che fa andare avanti la storia. Questa importanza del male, il male è proprio la molla della storia, il male come necessario, sarà ripreso anche dalla filosofia della storia di Marx. La guerra è il momento dell'antitesi che muove la storia. Secondo Hegel, questa è una sua frase famosa, la storia senza guerre registrerebbe soltanto pagine bianche. Quindi lui giustifica la guerra e il male, ma dice ancora di più, non si ferma proprio davanti a niente Hegel. La guerra fa sì che il popolo più forte e più civile vinca necessariamente, perché c'è questa ragione insita nella storia che fa sì che il migliore vinca sempre. Ricordate che una cosa del genere l'aveva già detta Fichte, no? L'ordine morale del mondo fa sì che chi sovrasta un altro è sempre moralmente migliore, diceva Fichte. Hegel arriva a dire addirittura che la guerra, che è assolutamente necessaria, rafforza i popoli forti, non solo perché i popoli forti, giustamente, secondo lui, sottomettono i popoli deboli, ma perché i popoli forti possono avere dei problemi al loro interno, no? Dei dissidi interni. Questi problemi interni possono essere pacificati, possono essere leniti, superati, avendo una guerra all'esterno. Cioè la guerra all'esterno contro altri popoli distrae l'attenzione
ha dei problemi interni, d'accordo? Cioè tu hai dei problemi interni come Stato, li scarichi con una guerra all'esterno. È proprio in questo contesto che Hegel pronuncia e spiega la sua famosissima frase: tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale. Giustificazionismo. Tutto ciò che è reale, anche il male, anche le guerre, è razionale, cioè tutto ciò che è reale, tutto ciò che avviene nella storia, che uno vinca una guerra, l'altro perda, è razionale. Avviene in base una, a un movimento razionale della storia, avviene in base alla ragione che muove la storia verso il meglio. Lui dice, molti potrebbero dire, infatti lui risponde a questo, ma la storia non è solo razionalità, ci sono le passioni, d'accordo? Ci sono delle cose che sembrano accidentali, che sembrano andare contro il senso della storia. Per un momento il popolo sconfitto si rialza, poi viene distrutto nuovamente, sembrano esserci delle perdite di tempo nella storia, delle passioni irrazionali, l'irrazionale. Hegel dice che non è vero, è solo apparente, lui parla di astuzia della ragione. Ciò che sembra accidentale, una perdita di tempo, un ritardo sull'arrivo di quello che dovrebbe essere il dispiegarsi di una certa condizione storica, ciò che sembra accidentale, ciò che è irrazionale, è comunque voluto dalla ragione. La ragione agisce in maniera astuta, a volte in maniera difficile da comprendere, sfrutta anche l'irrazionale, l'accidentale per poi ottenere i suoi scopi. L'essere umano diventa un fantoccio, non conta assolutamente niente, non c'è la libertà, tutto avviene in maniera deterministica. E come questo spirito si manifesta con più precisione nella storia, Hegel parla di un Weltgeist, cioè di uno spirito del mondo. Il Weltgeist è unitario, abbiamo visto lo spirito è unitario nella storia, però si manifesta a tappe in diversi modi. Quindi abbiamo un'unità dello spirito che si dispiega nella storia, c'è lo spirito del mondo, il Weltgeist. Welt significa mondo, come in inglese world, simile. Geist significa spirito, come in inglese ghost. Però ghost significa qualcos'altro, insomma. Qualcosa di sì, però spirito, sempre spirito. Lo spirito del mondo, il Weltgeist, cosa succede? È uno, si manifesta, si dispiega della storia, si particolarizza, attenzione, si oggettivizza, si particolarizza sempre in un popolo, che in un certo punto della storia è dominante, in un certo stato vince. Poi in un successivo momento della storia, quel popolo, quell'impero, quel sovrano, grande condottiero che ha vinto, ha portato avanti la ragione storica, viene sconfitto da un altro popolo, il numero 2 e così via. D'accordo? Quindi, capite, il Weltgeist si particolarizza come, scusate, ho sbagliato, non è W, come Volksgeist. Volks, S è il genitivo, Volk significa popolo, Volksgeist, cioè spirito del popolo. Il Weltgeist, lo spirito del mondo unitario, è uno. In ogni epoca della storia, questo Weltgeist, spirito del mondo, come dire, sceglie un popolo, uno stato, si interiorizza, si particolarizza, come dire, invade questo popolo, d'accordo? Lo pervade, lo possiede, lo spirito del mondo lo possiede, prende un popolo e non gli altri, lo possiede, lo utilizza e quindi si manifesta in un popolo e non negli altri come Volksgeist, come spirito di quel popolo. Fa sì che quel popolo, quello stato vinca fino a un certo punto, dopodiché il Weltgeist, capite, abbandona il suo destino, quel popolo 1, e si particolarizza in un altro popolo, il 2, che riuscirà a sconfiggere l'1 e così via, poi il 3. Quindi vedete, Hegel è spesso accusato di razzismo, ma in questo caso non si tratta di razzismo. Hegel non dice che vince sempre lo stesso popolo nella storia, che ce n'è uno migliore, per esempio, non so, il popolo tedesco, è destinato a dominare per sempre schiacciando gli altri. No, per lui chi vince nella storia prende una forma sempre diversa. Prima vince un popolo,
poi arriverà all'apogeo, alla potenza della cultura, eccetera, poi sprofonderà, declinerà, ogni impero è destinato a crollare, ogni dominio di popolo, anche culturale, è destinato a... Lo spirito del popolo, dello spirito del mondo abbandona il popolo 1, si interiorizza, si particolarizza nel popolo 2 che diventerà dominante e così via. Quindi abbiamo un'alternanza nelle varie epoche storiche dei vari stati e dei vari popoli che man mano diventano dominanti, d'accordo? In realtà questo avviene anche nei singoli individui, c'è la famosa, famigerata e criticata teoria di Hegel degli individui cosmico-storici, che sembra una definizione da film di fantascienza, no? Individui cosmico-storici. L'individuo cosmico storico, e questo è stato interpretato male, no? È stato sfruttato magari dal nazismo, eccetera. Lui, sì, purtroppo dice che ci sono individui cosmico storici che sono quelli, i grandi eroi, i grandi personaggi dell'umanità, come Napoleone, per esempio, anche personaggi che magari non piacciono tanto a Hegel, capite? Non importa, cioè in ogni epoca lo spirito del mondo prende, pervade, possiede questi individui che vincono sempre perché devono portare avanti la razionalità, la finalità intrinseca nella storia. L'individuo, scusate, ho scritto male, cosmico storico, ha dalla sua parte il diritto assoluto, questa è una frase forte di Hegel, può fare quello che vuole al di sopra di qualunque legge particolare. L'individuo cosmico storico, come Napoleone, come Giulio Cesare, dalla sua parte il diritto assoluto, d'accordo? Però, se avete capito bene, l'individuo cosmico storico, esattamente come il popolo, ogni popolo in cui si interiorizza lo spirito del mondo manifestandosi come spirito di popolo, è piuttosto un fantoccio. L'assoluto, la ragione che si dispiega nella storia, lo spirito, l'assoluto, prende un individuo come Napoleone, lo sfrutta per i suoi scopi, per gli scopi dell'assoluto, poi però lo fa andare a rovina, fa in modo che perda e lo abbandona al suo destino e prende un altro individuo cosmico storico, d'accordo? Sono proprio dei fantocci dell'assoluto, sono come i popoli, anche gli individui cosmico storici, sono personaggi di cui l'assoluto, lo spirito si è servito, poi però vengono abbandonati e diventano nulla. Capite? L'astuzia della ragione, l'astuzia che muove l'assoluto, che muove lo spirito all'interno della storia. Questo fatto degli individui cosmico-storici fa ancora più capire quanto non esista la libertà umana o l'importanza dell'azione volontaria dell'uomo. Giulio Cesare oppure Napoleone hanno fatto quello che hanno fatto perché sono dei burattini i cui fili venivano manovrati dall'assoluto, dell'astuzia della storia che fa muovere lo spirito, d'accordo, come vuole, prendendo questi fantocci, d'accordo? E quindi poi diventano nulla. La storia viene realizzata secondo Hegel da tre fondamentali tappe dialettiche successive nella storia. Ovviamente avete già capito tesi, antitesi, sintesi. La tesi è un periodo della storia iniziale superato dall'antitesi, poi entrambe vengono superate dalla sintesi, quindi avete già capito, no? Ci sono queste tre epoche storiche, passando dall'una all'altra, passando da una tappa dialettica all'altra, si segna un progressivo incremento di razionalità, di libertà, ok? Quindi la prima epoca storica è ancora acerba, poi viene superata dalla seconda, poi la sintesi, diciamo, è quella più importante e definitiva. Queste grandi macro epoche della storia sono per primo il mondo orientale, cioè il mondo orientale, capite, è all'origine della storia, ok? Poi però il mondo orientale perde completamente di importanza. Emerge il mondo greco-romano, che è l'antitesi, il superamento e quindi è meglio rispetto al mondo orientale. Poi il mondo greco-romano poi ancora fallisce. Indovinate qual è la suprema, la migliore epoca della storia? Guarda caso, non è l'epoca anglosassone o così
No, ovviamente è il mondo cristiano germanico, no, a partire dal Medioevo, non cristiano italiano, cristiano spagnolo, cristiano inglese, no, guarda caso è il mondo cristiano germanico. D'accordo? Questa è la fase suprema della storia. Hegel pensa di star vivendo appunto proprio nella fase suprema della storia. D'accordo? In quest'ultima fase storica, il mondo cristiano germanico dal Medioevo e soprattutto nell'ultima delle sottotappe in cui si può dividere, cioè guarda caso, lo Stato prussiano in cui Hegel viveva, il nazionalismo prussiano, l'organizzazione dello Stato prussiano in cui Hegel viveva e dal quale veniva profumatamente pagato come professore universitario a Berlino, nella capitale di questo Stato, per lui è il punto più alto della storia, d'accordo? Lo spirito, dice, si è pienamente realizzato. Ci sono due grossi problemi, forse li avete già individuati. Primo, vedete che vengono messe in evidenza soltanto alcune epoche storiche. Abbiamo già visto che l'impalcatura, la costruzione dialettica di Hegel, abbiamo già visto altre volte, è molto discutibile. Lui sceglie alcune fasi, no? In questo caso della storia, che per lui sono importanti di altre, sottovaluta altre fasi, d'accordo? In particolare gli orientali non saranno d'accordo, ok? Perché lui, vedremo anche in seguito, nella prossima lezione, non solo nella storia, ma anche lo vedremo nella storia dell'arte, nella storia della religione, la fase orientale della storia è sempre la prima, la più rudimentale, l'inizio, d'accordo? L'inizio è il mondo orientale, poi viene superato dal mondo greco-romano che lui amava, poi il mondo greco-romano viene superato dal mondo cristiano-germanico dal Medioevo ad oggi, d'accordo? Qualcuno potrebbe essere non d'accordo, dice questa è una costruzione convenzionale, no? Può essere criticata. Perché queste devono essere le tre epoche più importanti della storia? Lo decide Hegel, che questi popoli o queste epoche siano importanti di altre che neanche figurano. Per esempio, un orientale potrebbe dire: ma noi abbiamo avuto un'importanza storica non solo nei primordi, ben prima della nascita di Cristo, nelle prime civiltà, ma il mondo orientale è andato avanti ed è importante anche ora. Secondo Hegel no. Cioè la funzione storica del mondo orientale è solo all'inizio fino a un certo punto, dopodiché si cristallizza, va in declino e gli orientali non contano più niente nella storia. Uno potrebbe dire: ma guarda l'importanza della Cina oggi, quello che dice Hegel è sbagliato. Quello che dice Hegel però forse corrisponde anche a come noi studiamo la storia, no? Anche questo ha avuto un impatto didattico e specificamente nell'organizzazione dei manuali. Dopo aver studiato le civiltà orientali, cosa studiamo nella storia? I greci e i romani, i latini, come se altre civiltà non esistessero assolutamente. I Celti si studiano solo perché vengono poi sottomessi dai Romani, la stessa cosa vale per i popoli italici o in tutta Europa e così via, o come gli altri popoli del Medio Oriente, mondo orientale, non hanno più importanza, vengono sottomessi dalla Grecia, d'accordo? Poi noi che cosa studiamo dopo il crollo dell'impero romano? Studiamo i popoli germanici, il Medioevo, studiamo i barbari, no, eccetera, la formazione dei regni nazionali, ma non c'è soltanto la Germania, no, nel Medioevo, poi nell'età moderna. Cioè, ok, dopo il mondo romano noi studiamo il mondo cristiano, ok? Ma non perché proprio quello cristiano germanico è superiore. È il mondo cristiano, non so, della tradizione cattolica, del papato italiano, oppure il mondo cristiano, non so, di paesi di grande livello, come i paesi protestanti come l'Olanda, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, che hanno fatto la storia nel 600, nel 700, la stavano facendo anche quando Hegel viveva. No, per lui, diciamo, il mondo anglosassone, no, no, per lui la terza fase della storia è il mondo cristiano germanico, d'accordo? E altre civiltà non basate sul cristianesimo, l'Islam, qualcuno direbbe guardate come si sta espandendo l'Islam oggi, è fondamentale, eccetera. Certo, Hegel non poteva prevederlo, all'epoca di Hegel magari si poteva pensare giustamente che l'Islam fosse un po' in declino, va bene, però capite, questa cosa, lui decide così. Le tre epoche più importanti della storia sono queste.
Le altre che non compaiono in questa edizione sono solo sottotappe meno importanti che non hanno influenzato molto la storia. Anche da un punto di vista cronologico ci sarebbe da ridire, cioè il mondo orientale viene davvero prima del mondo greco-romano, noi lo studiamo prima, ma quando arrivano i greci, le civiltà orientali sono ancora delle civiltà, hanno ancora degli imperi molto forti, non è che poi a un certo punto iniziamo a studiare i greci e gli orientali, non lo so, diventano dei selvaggi, eccetera, capite? Questo è, ma in fondo questo riflette la visione particolaristica di molti manuali di storia ancora adesso. Si studiano prima le civiltà orientali, d'accordo? Manco la Cina, il Giappone e l'India, no? Cioè per civiltà orientali gli assiri, i babilonesi, gli egiziani. Poi si studiano i greci e i romani, poi si studia che cosa? Il Medioevo in Europa, come se il Medioevo in Europa, che è soprattutto all'inizio un'epoca di barbarie, di declino, fosse la cosa più importante del mondo, non esistono altre civiltà, poi si studiano gli stati nazionali e poi, secondo Hegel, il più importante degli stati nazionali, no, è quello prussiano. Ricordate che Hegel scrive addirittura prima che sia stata fatta l'unificazione tedesca. Non è che la Germania avesse davvero un predominio politico, però per lui ha sempre avuto un predominio culturale anche nel Medioevo e così. E lui dice che al momento in cui vive, cioè lo Stato prussiano, lo spirito si è pienamente realizzato. Problema, e quindi la storia finisce qui. Ma il movimento dialettico non dovrebbe andare all'infinito, e invece aporia, difficoltà impossibile da sanare in Hegel. Lo vedremo, non riguarda solo la storia, lo vedremo nella prossima lezione, riguarda anche altri ambiti. La dialettica invece di andare all'infinito si ferma. Ma uno dovrebbe dire, vabbè, ammettiamo pure Hegel che hai ragione, che lo Stato prussiano e il clima del romanticismo tedesco, Goethe e così via, sia il massimo, no? Ci sarà qualcuno che dirà la terra che ha prodotto un Goethe, un Mozart, è sicuramente quella superiore. Ammettiamo che Hegel abbia ragione, c'è stato Goethe, c'è stato Mozart, il popolo tedesco è superiore. Ammettiamo. Ma comunque ci sarà un futuro, no? Se la dialettica va all'infinito, la superiorità del popolo tedesco finirà perché ovviamente lo spirito del mondo abbandonerà il popolo tedesco, si interiorizzerà, si particolarizzerà in un altro popolo, il popolo tedesco crollerà e poi diventerà dominante un altro popolo, un altro stato. E invece incredibilmente per Hegel non è così. La storia finisce quando lui vive con lo Stato prussiano, che è il punto più alto della storia. Lui, tra l'altro, definisce l'organizzazione dello Stato che gli sembra migliore, guarda caso, facendo una fotografia dello Stato prussiano alla sua epoca. C'è un monarca, d'accordo, la monarchia, c'è quindi un regno, la monarchia è comunque limitata da una divisione dei poteri, ci sono poi i diritti di ogni cittadino con la legge, eccetera, diciamo uno Stato non solo quello, diciamo, prussiano. Per lui il meglio, il punto d'arrivo della storia è lo Stato-nazione, lo Stato nazionalistico, lo Stato liberale, Stato nazionalistico, colonialistico, liberale e capitalistico dell'Ottocento, d'accordo? Come lo Stato prussiano. E così finisce la storia. Cioè lo spirito, lui dice, in quest'ultima fase storica si è pienamente realizzato. Ma la dialettica storica allora si arresta. La dialettica non è infinita, ma è chiusa. Sorpresa, sembrerebbe di sì che Hegel abbia detto che la dialettica è chiusa e che quindi anche nel caso della storia, come in altri ambiti, lo vedremo, si ferma qui, in contrasto con i principi della dialettica. Attenzione che questa aporia sarà anche quella di Marx. Marx a un certo punto dirà la storia si ferma, però Marx sarà più furbo, perché Marx individuerà, attenzione, l'epoca in cui la storia si ferma, l'epoca definitiva, il paradiso, la individuerà nel futuro, e sarà la forma economica socialista, ok? Senza più proprietà privata. Però Marx lo individuerà nel futuro, quindi lui è furbo. Marx può pensare, io muoio, vanno avanti le cose, anche se vanno avanti in maniera diversa come io
da come ho previsto, capite? Ma i marxisti possono sempre dire, però il comunismo non è ancora arrivato, però Marx sembra aver sbagliato, ma aspettiamo 1000 anni e arriverà. Cioè Marx non dice, d'accordo, quando ci sarà l'epoca definitiva della storia la migliore, dice che profetizza che avverrà in futuro e quindi si può sempre pensare che non è ancora arrivata, si aspetta. Diciamo che popperianamente e scientificamente non è falsificabile quello che dice Marx, perché situa nel futuro l'epoca che realizza definitivamente la storia. Hegel è meno furbo, perché? Perché, capite, localizza nel presente, nell'epoca in cui lui sta vivendo, l'epoca che realizza definitivamente il finalismo insito nella storia, la ragione si dispiega pienamente così nello Stato prussiano, perché Hegel muore, basta aspettare e ovviamente poi sarà tutto smentito quello che dice Hegel, perché basta aspettare che Hegel muoia, che passino dei secoli e si vedrà che insomma il mondo cristiano germanico, lo Stato prussiano, non sarà più dominante. Niente, Hegel non si preoccupa tanto del futuro, abbiamo visto Marx, ho fatto la battuta, è stato più furbo, c'è questa difficoltà nella dialettica di Hegel. La dialettica, ci sono vari interpreti, per esempio Nicola Bagnano, anche nel suo testo per moltissime volte ristampato in varie edizioni per i licei, dice proprio questo, che la dialettica di Hegel non va all'infinito, non è infinita ma chiusa. A un certo punto si ferma. Nel caso della storia si ferma allo Stato prussiano. Non c'è modo di risolvere questo problema. Potrebbe essere una critica a Hegel, ma vedremo che questo problema, questa critica si presenta anche nelle altre discipline, non solo nella storia, quelle dello spirito assoluto, che nella prossima lezione trattiamo. Concludendo finalmente Hegel, ora abbiamo concluso lo spirito oggettivo, no? Nelle istituzioni, nel mondo, la massima istituzione, la sostanza etica, lo Stato, si scontra con altri Stati, dà luogo alla storia, questo è lo spirito oggettivo. Invece poi vedremo la terza, no, delle tre parti in cui si divide la filosofia dello spirito soggettivo, spirito oggettivo, lo spirito assoluto lo vedremo nella prossima lezione. Arrivederci.